Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questa Bactus che ho chiamato Bactus Sogno perché è stata meravigliosa da lavorare. Buona parte del risultato la dà il filato e ve ne parlerò durante l'intro. La mia Bactus è lunga in totale circa 1,70 m ed è alta nella parte più larga circa 40 cm. Per farla ho usato due gomitoli e ho avanzato solo questo, sono circa 13 grammi. Il progetto è semplice, lo schema divertente da lavorare, io direi che non perdiamo altro tempo e ci mettiamo immediatamente all'opera. Per questo progetto ho usato Summer Nuance, un cotone 100% di Laine du Nord. Sono gomitoli da 100 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 360 metri e sono consigliati uncinetti da 3-3,5 mm. E io ho usato un uncinetto da 3 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Lana Online, dove potete trovare Summer Nuance in diverse sfumature di colore, tutte meravigliose. Per fare il mio scialle Bactus ho usato due gomitoli. Iniziamo facendo un anello magico. Due catenelle, e queste prime catenelle contano come un punto alto, un punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Giriamo il lavoro, lavoriamo 4 catenelle e un punto bassissimo nella terza catenella dall'uncinetto, facendo un pippiolino di 3 catenelle. Lavoriamo un'altra catenella e nell'archetto lavoriamo 2 punti alti, due catenelle, 2 punti alti, due catenelle, 2 punti alti. E giriamo il lavoro. Lavoriamo una catenella, un pippiolino di 3 catenelle, cioè 3 catenelle e un punto bassissimo nella prima, e una catenella. Nel primo archetto lavoriamo un ventaglio, cioè 2 punti alti, due catenelle, 2 punti alti. Passiamo direttamente al prossimo archetto dove lavoriamo un ventaglio. Due punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Da qui in poi questo gruppo di punti, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, lo chiamiamo ventaglio. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio nel primo archetto,
3 catenelle, un ventaglio nel secondo archetto, al centro del ventaglio del giro precedente. Giriamo al lavoro, una catenella, un picciolino, una catenella, un ventaglio nel primo archetto, due catenelle, nella catenella centrale delle 3 lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, due catenelle e un ventaglio nel prossimo archetto. Nella prossima riga lavoriamo una catenella, un picciolino, una catenella, un ventaglio nell'archetto, due catenelle, 3 punti alti sopra il primo punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, 3 punti alti nel prossimo punto alto, due catenelle, un ventaglio sopra il ventaglio. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, un picciolino, una catenella, un ventaglio sopra il ventaglio, 3 catenelle, 3 punti alti, uno su ognuno dei punti alti della riga precedente, due catenelle, un punto alto sul punto alto, 2 catenelle, 3 punti alti, uno sopra ognuno dei punti alti della riga precedente, tre catenelle, un ventaglio sul ventaglio. La riga 8 è uguale alla riga 7, quindi adesso giriamo il lavoro e lavoriamo tutto quello che abbiamo lavorato nella riga 7. Ho lavorato tutta la riga ripetendo la riga 7 e adesso lavoriamo la fine di questa riga che ha un'aggiunta. Lavoriamo 2 catenelle e nella prima catenella dopo il ventaglio della riga precedente lavoriamo 3 punti alti. Nella prossima riga lavoriamo una catenella, un picciolino,
una catenella, un punto alto nel terzo punto alto, una catenella, un altro punto alto in questo punto, 2 catenelle, un ventaglio sul ventaglio, due catenelle, 3 punti alti chiusi assieme tra i 3 punti alti della riga precedente, due catenelle e nel punto alto centrale lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, due catenelle e un ventaglio sul ventaglio. Dalla prossima riga, che è la riga 10, vediamo la ripetizione di righe che dobbiamo ripetere per tutta la lunghezza del lavoro per quanto riguarda il bordo. Da un paio di righe abbiamo iniziato a lavorare anche il corpo del Bactus, che poi si ripete in continuazione, ha sempre le stesse 2 righe che si ripetono creando gli aumenti. Ma per quanto riguarda il bordo, da qui in poi vediamo le righe che dovremo ripetere per tutto il lavoro. Come al solito iniziamo con una catenella, un picciolino, una catenella, un ventaglio sul ventaglio, due catenelle, un punto basso sui 3 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 3 punti alti sul successivo punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, 3 punti alti nel successivo punto alto, due catenelle, un punto basso nei 3 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, un ventaglio sul ventaglio. E qui lavoriamo 3 catenelle e vediamo che il lavoro comincia a definirsi. Questa parte che inizia e finisce con i ventagli è il bordo. Poi lavoriamo delle catenelle e qui c'è il corpo del Bactus. In questa riga lavoriamo un punto alto nel punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'ultimo punto, che è sempre quello che lavoriamo facendo una catenella, il picciolino e la catenella.
una catenella, un pippiolino, una catenella, e sul lato della Bactus questo rappresenta il primo punto della riga. Iniziando dal successivo punto alto lavoriamo un punto alto, una catenella, nello stesso punto iniziamo un punto alto e ne iniziamo un altro nel successivo punto alto e li chiudiamo insieme. Una catenella, un punto alto nello stesso punto. E questo è lo schema della Bactus. Poi lavoriamo 3 catenelle e iniziamo a lavorare il bordo. Un ventaglio sul ventaglio, 3 catenelle, un punto alto sopra ognuno dei 3 punti alti della riga precedente, due catenelle, un punto alto sul punto alto, 2 catenelle, 3 punti alti, tre catenelle, un ventaglio sul ventaglio. Nella prossima riga lavoriamo una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio, tre catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nei 3 punti alti della riga precedente, due catenelle, 5 punti alti nel successivo punto alto, due catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, tre catenelle, un ventaglio e 4 catenelle. E anche qui, fino a qui abbiamo lavorato il bordo e adesso lavoriamo il corpo della Bactus, in cui lavoriamo un punto alto nel punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto e ripetiamo una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'ultimo punto che è quello del pippiolino. Una catenella, un pippiolino, una catenella ed ora lavoriamo sui punti alti della riga precedente. Un punto alto, una catenella, nello stesso punto iniziamo un punto alto, ne iniziamo un altro nel successivo punto,
e richiudiamo insieme, una catenella e ripetiamo. Nello stesso punto iniziamo un punto alto, nel successivo ne iniziamo un altro e richiudiamo insieme, una catenella, un punto alto nello stesso punto. E questa è la parte della Bactus. 5 catenelle, un ventaglio sul ventaglio, 4 catenelle, un punto alto su ognuno dei 5 punti alti della riga precedente, quattro catenelle, un ventaglio sul ventaglio. Iniziamo la riga come sempre con una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio. Qui lavoriamo 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, un punto alto, 2 punti alti chiusi assieme, tre catenelle, un ventaglio sul ventaglio. Sei catenelle, e vediamo come lavorare la parte della Bactus. In questo tipo di riga in cui lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, la logica è sempre la stessa. Dobbiamo lavorare un punto alto nel primo punto alto, un punto alto nell'ultimo, che è quello fatto di una catenella, un pippiolino, una catenella, un punto alto nell'archetto di ogni V, in ogni archetto che troviamo delle V, quindi in questo caso ce ne sono 3, 1, 2, 3, questa l'ultima non è una V, è un quadratino, e separiamo sempre con una catenella. Quindi un punto alto nel primo punto alto e poi iniziamo una catenella, un punto alto nell'archetto della V, una catenella, un punto alto nella V, una catenella, un punto alto nella V, una catenella, non ho più V e quindi l'ultimo punto lo faccio nel primo punto. Nella Bactus alterniamo 2 righe, una è questa con un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, l'altra è quella in cui facciamo le V. Giriamo il lavoro, una catenella, un pippiolino, una catenella, e quando lavoriamo la riga con le V dobbiamo lavorare così. Il primo punto è sempre questo e poi in ogni punto alto lavoriamo una V che è fatta di un punto alto, una catenella, inizio un punto alto nello stesso punto, ne inizio un alto nel punto alto successivo e li chiudo insieme e ripeto una catenella, un punto alto chiuso col punto alto del punto precedente e così via fino all'ultimo punto. Nell'ultimo punto finiamo i 2 punti alti chiusi assieme che stiamo lavorando, una catenella
e l'altro punto alto per formare la V. Quindi lavoriamo il primo punto e iniziamo la prima V. Nel primo punto alto che troviamo lavoriamo un punto alto, una catenella, iniziamo un punto alto e questa è la prima V. Iniziamo un altro punto alto nel prossimo punto alto, chiudiamo, una catenella, iniziamo un punto alto e questa è la successiva V e ripetiamo, lo chiudiamo con il successivo punto alto, una catenella, ne iniziamo un altro per formare la prossima V e così fino all'ultimo punto alto. Qui abbiamo iniziato una V ma manca l'ultima parte, quindi alla fine facciamo sempre una catenella e un punto alto nell'ultimo punto. E questa è l'altra riga che ripetiamo nella Bactus, la riga di V. Sulla Bactus alterniamo sempre queste due righe e ogni volta avremo una ripetizione in più. Per il bordo lavoriamo 7 catenelle, un ventaglio sul ventaglio, due catenelle, 3 punti alti chiusi insieme, due catenelle, un ventaglio sul ventaglio. Iniziamo la riga come sempre con una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio nel ventaglio, un punto alto nei 3 punti alti chiusi assieme e nell'archetto del successivo ventaglio lavoriamo 2 punti alti, due catenelle, 2 punti alti, due catenelle, 2 punti alti, e 6 catenelle. E questa è la parte del bordo. E adesso lavoriamo la riga della Bactus. Dobbiamo lavorare la riga in cui lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella. In queste righe dobbiamo sempre iniziare con un punto alto nel primo punto alto. Lavoriamo sempre una catenella tra i punti alti e un punto alto in ogni V. Un punto alto, una catenella, un punto alto nella V e ripetiamo per tutte le V che abbiamo nella riga. E quando non ci sono più V, completiamo con un punto alto nell'ultimo punto. Iniziamo come al solito con una catenella, un pippiolino, una catenella e qui lavoriamo una V in ogni punto alto della riga precedente.
in questo modo. 6 catenelle, un ventaglio nel primo archetto, e un ventaglio anche nel secondo. E iniziamo un nuovo motivo del bordo. Giriamo il lavoro, iniziamo come al solito con una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio sul ventaglio, tre catenelle, un ventaglio sul ventaglio, cinque catenelle e lavoriamo la Bactus, lavorando la riga in cui lavoriamo un punto alto, una catenella per tutta la riga, lavorando i punti alti nelle V. Lavoriamo la riga dei punti a V della Bactus, poi lavoriamo 5 catenelle, un ventaglio sopra il ventaglio, 2 catenelle nella catenella centrale dell'archetto, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, un ventaglio sopra il ventaglio. Iniziamo come al solito con una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio sopra il ventaglio, 2 catenelle, 3 punti alti nel successivo punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, 3 punti alti nel successivo punto alto, due catenelle, un ventaglio sopra il ventaglio. Quattro catenelle e lavoriamo sulla Bactus.
Lavoriamo la riga dei punti a V sulla Bactus, poi lavoriamo 4 catenelle, un ventaglio sul ventaglio, tre catenelle, un punto alto su ognuno dei 3 punti alti della riga precedente, una catenella, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, 3 punti alti, tre catenelle e il ventaglio sul ventaglio. Giriamo al lavoro e lavoriamo un'altra riga che per quanto riguarda il bordo è identica alla riga precedente. Questa volta però tra lo schema del bordo e quello della Bactus lavoriamo solo 3 catenelle. Sulla Bactus dobbiamo lavorare la riga di punti alti e catenelle e quindi un punto alto nel primo punto, una catenella, un punto alto in ogni V, alternando sempre con una catenella. E alla fine un punto alto nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo la riga di punto V della Bactus, poi 3 catenelle, un ventaglio sul ventaglio, due catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, due catenelle, nel successivo punto alto un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, due catenelle, un ventaglio sopra il ventaglio. Per quanto riguarda il bordo ci sono 14 righe che dobbiamo ripetere in continuazione e le abbiamo viste insieme dalla riga 10 alla riga 23. Il bordo, per quanto riguarda il disegno della foglia e le catenelle che si uniscono al triangolo, si ripete, quindi adesso dopo la riga 23 ricominciamo a lavorare dalla riga 10. Per quanto riguarda invece il triangolo, dobbiamo solo ripetere le 2 righe che abbiamo visto e lavorandole così come vi ho mostrato, aumentiamo un punto in ogni riga e quindi il triangolo diventa sempre più grande. Proseguiamo quindi ripetendo queste 14 righe dello schema del bordo e le righe come abbiamo visto per il triangolo, fino ad arrivare a metà della lunghezza che vogliamo per la nostra Bactus e poi vediamo come proseguire. Per quanto riguarda lo schema, potete fotografare lo schermo oppure il file di questa immagine ve lo lascio nel mio profilo Pinterest, trovate il link anche nella descrizione del video. Una volta lavorata metà della nostra Bactus, l'unica cosa che dobbiamo cambiare nello schema è che anziché aumentare un punto ad ogni riga per quanto riguarda il corpo della Bactus, diminuiamo un punto ad ogni riga. Potete fare grande la Bactus quanto volete, l'importante è che la punta venga tra una ripetizione e l'altra
del bordo. Io per esempio ho lavorato 6 ripetizioni intere e adesso comincio a diminuire. Voi potete lavorare il numero di ripetizioni che volete per ottenere la lunghezza che volete per la vostra Bactus. L'importante appunto è che iniziamo a diminuire sulla riga in cui iniziamo una nuova ripetizione del bordo. La riga in cui iniziamo una nuova ripetizione del bordo è quella in cui lavoriamo solo 2 ventagli e in questa riga, nel corpo della Bactus, lavoriamo le V. Infatti, io sto lavorando una riga di V e qui nello schema devo lavorare solo i 2 ventagli nei 2 archetti. Fino a qui, per quanto riguarda lo schema del corpo della Bactus, quando lavoriamo righe in cui lavoriamo le V, la riga terminava con una catenella e un punto alto per completare l'ultima V. Da qui in poi la riga si conclude con gli ultimi 2 punti alti chiusi assieme, lavorati nel penultimo e nell'ultimo punto alto della riga precedente. Quindi da qui in poi queste righe terminano così e poi lavoriamo il bordo normalmente, in questo caso 6 catenelle e un ventaglio in ognuno dei 2 archetti. In questo modo giriamo il lavoro, lavoriamo tutta la seconda riga del bordo e vediamo come lavorare le righe in cui lavoriamo un punto alto, una catenella in ogni V, quando dobbiamo iniziare con la diminuzione. Semplicemente lavoriamo un punto alto nei 2 punti alti chiusi assieme della riga precedente, una catenella, saltiamo la prima V e iniziamo a lavorare dalla seconda, lavorando tutto il resto della riga come abbiamo fatto fino a qui. E in questo modo andiamo avanti a lavorare tutto il resto della Bactus, lavorando lo schema del bordo come abbiamo fatto fino a qui. E per quanto riguarda il corpo della Bactus, l'unica cosa che cambia è che le righe finiscono e iniziano dalla parte del bordo con una diminuzione anziché con un aumento, così come abbiamo visto. Ho lavorato anche tutta la seconda parte della Bactus diminuendo un punto in ogni riga, come abbiamo visto. Alla fine sono rimasta ad avere 4 punti sulla Bactus. Ho lavorato la riga 9 del bordo e poi anche la riga 10. E adesso vediamo come proseguire il lavoro. Qui lavoriamo 2 catenelle e lavoriamo su tutti e 4 i punti che abbiamo sulla Bactus. Iniziamo con una diminuzione tra il primo punto e l'archetto, lavoriamo una diminuzione di punti alti e poi 2 punti alti, 1, 2, 4 catenelle, un punto bassissimo nella terza per il pippiolino, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 punti alti non chiusi tra il secondo e il terzo punto, 1 e 2, e chiudiamo tutto insieme e rimaniamo con un solo punto sulla Bactus. Lavoriamo direttamente il ventaglio sopra il ventaglio e tutta la riga 11 del bordo. In questo modo giriamo il lavoro e lavoriamo anche tutta la riga 12 del bordo e ci vediamo per lavorare l'ultimo ventaglio. Iniziamo normalmente il ventaglio sul ventaglio, 2 punti alti, 2 catenelle, un punto alto. Adesso iniziamo
l'ultimo punto alto e prima di finirlo lavoriamo un punto alto doppio nell'unico punto che è rimasto sulla Bactus. Qui. E chiudiamo tutto insieme. Da qui in poi andiamo avanti a lavorando solo lo schema del bordo, avanti e indietro come abbiamo fatto all'inizio, lavorando i pippiolini sia da una parte che dall'altra, e ci vediamo dopo la riga 15 del bordo. Ho lavorato il resto delle righe del bordo lavorando fino alla riga 15. Adesso giriamo il lavoro e vediamo come concludere. Iniziamo la riga come al solito con una catenella, un pippiolino, una catenella, un ventaglio sul ventaglio, un punto alto sui 3 punti alti chiusi assieme, un ventaglio sul ventaglio. E giriamo il lavoro. Lavoriamo un punto bassissimo nel secondo punto e un punto bassissimo nell'archetto, 2 catenelle, un punto alto non chiuso in questo archetto, 2 punti alti non chiusi nel prossimo archetto. Chiudiamo tutto insieme, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago e nascondiamo la codina di filo attraverso i punti. Nascondiamo anche la codina iniziale e la Bactus è pronta e vi devo dire che lavorarla è stato molto rilassante, bello. Questo filato è meraviglioso, crea dipendenza, è super morbido, scorrevole sull'uncinetto, io ve lo straconsiglio proprio. Lo schema è divertente ma non difficile, ci tiene impegnate, ma ha anche tutta la parte della Bactus in cui andiamo avanti in automatico. Quindi insomma io vi consiglio di rifare questo progetto, fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente aspetto di leggere tutti i vostri messaggi e se rifate questa Bactus ricordatevi di taggarmi nelle vostre foto. Sapete che potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!